Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Guardate che cosa ho qua. La D8 World Spec in kit di montaggio. Finalmente ragazzi sono entrate in commercio e ovviamente le abbiamo disponibili presso il mio shop. Ma in questo video con la mia macchina personale che cosa faremo? Faremo l'unboxing e andremo a prendere pezzo per pezzo tutte le parti nuove che differenziano questo kit dalla D819RS. Se vi ricordate ragazzi, ho fatto un video per spiegare tutte le differenze analizzando il manuale di istruzioni. Adesso ce l'abbiamo dal vivo e quindi non ci resta che aprire questo kit e andare a vedere con i nostri occhi i pezzi diversi, in cosa sono diversi e andare a vederli per la prima volta dal vivo. Ovviamente tutto questo lo facciamo nell'altro tavolo, quindi spostiamoci e andiamo subito a unboxare. Eccoci qua ragazzi, muniti di taglierino. Iniziamo ad unboxare questo gioiellino. Prima cosa ragazzi, abbiamo la busta con il libretto delle istruzioni e con il foglio adesivi, che ovviamente è nuovo, è diverso e c'è scritto D8 World Spec. Quindi la bag A è come al solito gli ammortizzatori e non ci sono differenze rispetto alla D819RS, anche le molle sono le stesse che avevamo, gold e blu, quindi qua non abbiamo differenze. Come sapete ci sono tutti i piattelli già di serie e ci sono anche quelli senza nessun foro ma con le matrici pronte per essere forate per farsi i piattelli che più ci piacciono, anche inventandoli da zero. Andiamo a pescare la bag B, che sono i differenziali ragazzi, i differenziali. Anche qui non abbiamo nessuna differenza con la vecchia auto, tutto uguale, coppie coniche, bicchierini, tutto esattamente identico, quindi anche questa non l'apriamo adesso, perché ragazzi non dimenticate che di questa macchina faremo il montaggio, la pro build nella masterclass, quindi non dimenticate di iscrivervi alla masterclass. Andiamo a vedere adesso la bag C, dove invece abbiamo secondo me delle differenze. Andiamo a pescarla, eccola qua, l'ho trovata. Ragazzi, ho volutamente saltato tutta la parte relativa al packaging perché è praticamente identico a quello della D819RS e della E819RS. La scatola è la stessa, cambia soltanto l'adesivo del codice. Ovviamente abbiamo sempre il solito numero di serie, le grafiche nero e arancio, tutto uguale a quello della D819RS che ho già unboxato e recensito in un altro video che vi lascio in alto a destra. Bag C, i tiranti. Qui ragazzi dobbiamo aprire. Allora ragazzi, Uniball anteriori identici, Uniball sterzo esterno identico, Uniball sterzo interno identici, posteriore esterno identico, posteriori interni identici. Dove sta quindi la differenza? Nei destri e sinistri? No, perché i posteriori sono identici. Quelli dello sterzo sono identici, mentre ragazzi, eccoli qua. Questi sono molto più corti rispetto a quelli della vecchia macchina. Perché? Perché i tiranti superiori sulla D8 sono molto stretti e quindi ragazzi avremo anche un altro vantaggio, che finalmente si prendono con la stessa identica chiave dei posteriori. E inoltre ragazzi, che cosa cambia? Guardate, qui abbiamo gli Uniball interni più lunghi. Vi ricordate che nella mia macchina io mettevo degli spessori
per compensare la differenza d'angolazione del braccio, in questo caso non sarà necessario. Quindi avremo gli spessori incorporati nell'Uniball. Vedete? Questi due vanno nell'anteriore interno. Qui abbiamo gli Uniball posteriori, come vedete sono identici, e qui abbiamo gli esterni e gli Uniball dello sterzo. Qui abbiamo tutto uguale, quindi l'unica differenza sono i tiranti e gli Uniball interni. Ripeto, non sono obbligatori in caso di conversione perché niente vi vieta di prendere questi e aggiungerci i 4 mm mancanti. Questi sono identici a quelli che c'erano sulla RS. La bag D, ragazzi, è il telaio. E qui ci sono differenze? Sì che ci sono differenze, perché questo è il telaio nuovo della D8 World Spec. E che differenza c'è rispetto al telaio della D819 RS? La differenza, ragazzi, sta qua. Ovviamente, come sapete, per chi segue i miei video e tutto, chi ha un telaio D819 RS lo può ugualmente adattare. Lo può adattare fresando le alette con le dime che vengano fornite in un file PDF. Questa è la mia D8 convertita. Allora, come vedete, ragazzi, le differenze stanno qua. Praticamente per montare il nuovo supporto motore ci vogliono queste due isolature qua, credo. Non lo so perché non l'ho ancora mai né sbustato né montato. Sto facendo tutto a caldo con voi, ragazzi. Un'altra differenza che vedo è che non ci sono i fori per mettere i pesi. Guardate, qua ce li abbiamo e qua no. Le differenze mi sembrano queste. Ovviamente delle fresature non si può avere contezza esatta perché la macchina è montata, quindi non lo so, ma a vista sembra tutto esattamente identico. Qua abbiamo le bandelle e il supporto del centrale e anche qua non ci sono assolutamente differenze. Beh, che ragazzi è il supporto del centrale e non ci sono differenze rispetto alla vecchia macchina, quindi appoggiamo tutto. Back F, qui ragazzi abbiamo tantissime differenze, quindi iniziamo ad aprirlo. Allora, analizziamolo parte per parte. Qui ragazzi abbiamo i nuovi bracci. Abbiamo i nuovi bracci che, come sapete ragazzi, sono in commercio ormai da diverso tempo. Abbiamo le viti per installare le cover in carbonio, ma non ci sono le cover. Quindi ragazzi, chiunque le voglia le deve comprare aftermarket. Sapete che FT Tech, cioè me medesimo, le ha fatte. Quindi hanno secondo me un rapporto qualità-prezzo molto valido. Come sapete quelle HB sono abbastanza onerose sinceramente per quanto riguarda il carbonio, e quindi ragazzi ho pensato di farle fare io e di proporvele con il mio marchio FT Tech, quindi contattatemi se le volete. Bag F2, abbiamo la barra antirollio che è di 2.2 di serie. Per quanto riguarda invece Uniball, sfere e quant'altro è tutto esattamente identico. F3 abbiamo la cellula con il cardano e la piastra, e qui ragazzi abbiamo la differenza. Andiamo a vedere, perché qua abbiamo la piastra optional. Abbiamo la piastra optional che è più alta. Di quanto è più alta ve lo dico paragonandola con una piastra standard. Questa ragazzi è la piastra standard. Questa è la RC Project con le stesse
misure della piastra standard di 819 RS. Quindi se noi mettiamo sopra o sotto questa, riusciamo a vedere di quanto è salita. Guardate ragazzi, è più alta di circa 2 mm e mezzo. Adesso ve la metto anche al contrario così potete vedere. Vedete dove sono gli altri fori? Questa è più alta di 2 mm e mezzo circa come attacco degli ammortizzatori. Si vede anche dall'altezza delle corna. Qui abbiamo ragazzi nella F4, che dovremmo essere appunto alla F4 perché questa era la F3. Qui ovviamente è tutto identico, quindi poggio qua. Nella F4 abbiamo le piastre. Io ragazzi ho fatto un video su queste piastre per farvi vedere quante possibilità di regolazione ci sono, e ragazzi vi dico che con queste nuove piastre, ovviamente la A è la stessa, è la B diversa, si hanno di serie tutte le piastre che prima dovevamo comprare optional. Per chi però volesse sapere maggiori informazioni, ovviamente può andare nel link che metto adesso in alto a destra e guardare le caratteristiche di queste piastre. Ne troveremo invece due totalmente nuove anche nel retrotreno, e avremo anche gli eccentrici totalmente nuovi nel retrotreno. Lo scopo è sempre quello di risparmiare le piastre da dover acquistare optional. Qui ovviamente abbiamo le nuove C e i nuovi barilotti. Questa è una busta piena di novità ragazzi. Ragazzi, se il video vi sta piacendo non dimenticate di mettermi tantissimi like, di condividere e se volete qualche informazione di commentare. E qui ragazzi abbiamo le nuove C da 22 gradi e mezzo, i nuovi fuselli da -6 kpi e ovviamente abbiamo anche le nuove manine per lo sterzo, che chiaramente sono diverse rispetto a quelle della D819 RS. Vedete, si montano in questo modo e il sistema di sterzo sarà così. È veramente spettacolare, veramente bello. E per il resto non abbiamo nessuna differenza. Probabilmente abbiamo di serie solo i 2 mm, esattamente come nella D819 RS, per gli spessori che vanno sulla C. E quindi ragazzi qui abbiamo avuto diverse novità in questa bag. Per il resto abbiamo i supporti ammortizzatori e il musetto che non presentano novità. Ovviamente non vi ho detto, ma di serie abbiamo qua la 4 dot, quindi 4 dot come piastrina. C'è anche la 5 dot, la 3 dot, la 2 dot, la 1 dot e la 6 dot se non vado errato. Qui abbiamo la bag G ragazzi, e per quanto mi è dato di sapere non abbiamo differenze, se non le rondelline di spessore che mi paiono tutte da 2 mm o addirittura da 1,5 mm. Però ripeto, non sono queste le cose importanti, le cose che contano, e ovviamente mi riservo di guardarlo durante il montaggio. Queste comunque non sono componenti fondamentali per l'andamento della macchina. Ovviamente di serie il salvaservo d'Ergal, di serie le colonnine leggere. Questa macchina ragazzi è full optional di serie, ve lo ricordo, perché ci sono tantissime macchine dove si deve acquistare poi parti separatamente per farla funzionare. Qui ragazzi è full optional di serie, C d'Ergal, barilotti d'Ergal, tutto in Ergal di serie, tutte le regolazioni fornite di serie come i pistoni, ammo, le sfere già tutte leggere, trattate, cioè tutto di serie. Mancano i carboni dei braccetti e ovviamente qualche regolazione come ad esempio le barre antirollio, le molle diverse, e addirittura in questo caso non c'è da comprare neanche le piastre di convergenza e le piastre B
quindi quelle dell'avantreno nella parte posteriore, che alzano, abbassano il centro di rollio e il kick up della macchina. Bag H, ragazzi, abbiamo delle novità, tra l'altro mai viste ancora neanche dal sottoscritto, le ho viste soltanto in immagine e in foto, quindi andiamo a vedere. Questa è un'altra di quelle buste piene di novità. Vedo già, ragazzi, roba pesante, roba pesante. Allora, la H1, ci sono i bracci posteriori, anche questi, ragazzi, sono stati strapresentati. Abbiamo le viti per mettere gli inserti in carbonio, ma non abbiamo gli inserti. Vale lo stesso discorso, si possono prendere HB oppure FT Tech. Contattatemi se volete quelli FT Tech. Tutto questo, ragazzi, mi stavo quasi per dimenticare di farvi vedere le nuove viti per il drop. Come vedete, qui hanno l'esagono da 2, quindi per svitare con la chiave di 2 mm. Qua sotto hanno un altro esagono per poterli svitare con la chiave, e chiaramente questa altezza è molto inferiore per poter riguadagnare il drop che perdevamo con i bracci di 8 World Spec. Nella bag H2 abbiamo la barra che di serie è 2,6 mm, Uniball e sfere sono le stesse. Nella bag H3 non abbiamo nessuna novità degna di nota, se non che, ragazzi, hanno tolto uno dei due supporti a lettone, perché la D819RS aveva di serie due supporti a lettone, il basso e l'alto. In questo caso, ragazzi, abbiamo soltanto l'alto, che è il più 10. Per il resto è tutto esattamente identico alla D819RS. E qui la H4 la devo aprire, perché ovviamente abbiamo una valanga di roba diversa. E che cosa abbiamo? Abbiamo le nuove piastre C e D con i nuovi eccentrici, che sono questi. Eccoli qua, ragazzi, i nuovi eccentrici. E abbiamo anche degli spessori, sì, ok, questi vanno nel braccio. Quindi, ragazzi, qua avete la possibilità di non sostituire mai la convergenza. Non ne parlerò a lungo di queste piastre, perché ovviamente potete trovare tutte le informazioni, come ho detto prima, all'interno del mio video dedicato solo a queste piastre, quindi alle piastre basse A, B, C, D della nuova D8 World Spec. Andiamo velocemente alla bag H5 per segnalare che non ci sono differenze in questa bag, come vedete tutto uguale a prima. Qui abbiamo il puntale e il portapuntale. Nella bag H6 invece, ragazzi, c'è una chicca non indifferente. Guardate, omocinetici, sempre uguale, trascinatori sempre uguali, e guardate, ragazzi, i barilotti definitivi. Sulla mia io avevo quelli del Traghi, guardate, ragazzi, che pezzo di lavorazione sono questi. Al di là del colore, che è veramente spettacolare, riprende quello delle C-Hub, ma guardate quanto sono belli questi barilotti, è uno spettacolo. E abbiamo anche, ovviamente, le piastre diverse, eccoli qua, ragazzi. Abbiamo la piastra 5 dot per il posteriore, guardate che spettacolo, guardate, queste vanno messe in questo modo con il relativo trascinatore, guardate che spettacolo. A livello estetico veramente è qualcosa di impressionante, viene un qualcosa tipo così, bellissimo, ragazzi, bellissimo, non vedo l'ora di montarla. E abbiamo una differenza che non avevo menzionato neanche nel video apposito. Guardate un po', qui nella bag H7 abbiamo i porta ammortizzatori superiori extra corti, quindi abbiamo
una sfera porta ammortizzatori ultra corta comparata con quella dell'avantreno di questa macchina e anche con quella del retrotreno della D819 RS, che questa è una novità che porta delle differenze a livello di guida, a livello di handling della macchina, e quindi era importante menzionarla, non l'avevo menzionata neanche nell'altro video. La bag I sono i supportini degli ammortizzatori penni inferiori con i dadi flangiati. Qua non abbiamo nessuna differenza con la D819 RS. Nella bag J abbiamo il serbatoio con il pendolino, il tubo miscela e i supporti, e non abbiamo nessuna differenza rispetto alla D819 RS. E invece ragazzi nella bag K abbiamo un bel po' di differenze. Guardate, qui abbiamo il filtro dell'aria che è uguale, mentre la bag K1 e la bag K3 sono totalmente diverse. Allora, qua abbiamo la frizione a 4 ceppi con la campana ventilata. Guardate, qui abbiamo una campana di 13 denti ventilata non modulo 08, e qui abbiamo il nostro volano a 4 ceppi con i ceppi appositi appunto per la 4 ceppi, le molle apposite per la 4 ceppi e il dado del volano apposito per la 4 ceppi. Guardate ragazzi, questa è una novità importante perché dà facilità di guida in accelerazione, quindi questo è importantissimo ragazzi, che ci sia la 4 ceppi rispetto che la 3 ceppi come era in precedenza. E qua ragazzi nella K3 abbiamo il nuovo supporto motore. È veramente bello ragazzi, veramente bello e studiato bene. E guardate, qui ci va ancorato ovviamente il motore qua sopra, e ovviamente viene poi ancorato al supporto con delle viti di 3 mm da sopra, e poi il supporto è ancorato in 1 2 3 4 punti ragazzi, quindi abbiamo una stabilità non indifferente. E ovviamente, riprendendo il nostro telaio, abbiamo le slitte in modo che possa scorrere, e possiamo tornare a selezionare il rapporto come nelle vecchie macchine. Ricordo che con la D819 RS avevamo bisogno di ulteriori nottolini qua per gestire appunto il motore, la posizione del motore. Invece in questo caso ragazzi non c'è bisogno, vedete, viene in questo modo, e ci sono delle viti speciali per ancorare il supporto motore al telaio. E ovviamente ragazzi queste sono le stesse viti che ancorano la slitta del motore nella macchina Eco. Bellissimo, questo è veramente una grande novità. E il vecchio supporto su alcuni motori dava addirittura problemi con il carter, rischio crepature o pieghe, quindi ben venga, grande novità, questo è veramente spettacolare. Nella bag L non ci sono assolutamente novità, quindi la piastrata è rimasta la medesima, e nella bag M non ci sono novità. Come vedete ragazzi siamo pieni e strapieni di buste sul tavolo. Ovviamente a brevissimo inizieremo con la pro build di questa macchina, e quindi niente, spero di avervi fatto vedere tutte le differenze con la D819 RS e di avervi fatto vedere quanto veramente è bella esteticamente questa macchina. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzi nella masterclass arriveranno anche i video del pro build di questa macchina, quindi non perdeteli. Se volete iscrivetevi alla masterclass, trovate il link col tasto con scritto abbonati sotto ogni mio video, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video.
Ciao!